I medici, rientrati a Firenze, affidano a Michelangelo l'incarico dell'impegnativa costruzione della Sacrestia Nuova, proprio sull'onda emotiva suscitata dalla morte degli ultimi rampolli di casa Medici, Lorenzo, duca d'Urbino e Giuliano, duca di Nemours, e con la volontà di consegnare alla memoria il nome della famiglia. È doveroso che qui siano sepolti anche Giuliano e Lorenzo, il Magnifico, che sono provvisoriamente sepolti nella Sacrestia Vecchia e non hanno un loro monumento. L'impresa è prestigiosa per Michelangelo, ma anche molto difficoltosa a causa dei continui ripensamenti. Giulio commissiona a Michelangelo la Biblioteca Laurenziana. Leone X ha compiuto un passo decisivo per le sorti della storia religiosa. Ha emesso la bolla sulle indulgenze, che praticamente permette la compravendita delle indulgenze attraverso il pagamento di somme di denaro. Si può riscattare anni di purgatorio nella vita ultraterrena o addirittura l'intera pena. Leone è così a caccia di risorse per completare i lavori della cattedrale di San Pietro e ha una fama di essere un grande spendaccione e non si fa mancare niente. I banchetti e i festeggiamenti di Leone sono fatti rimasti famosi nella storia. La bolla sulle indulgenze dà il via a tutta una serie di proteste in Europa. Il primo a reagire è Martin Lutero nel 1517, con l'affissione delle sue tesi alla cattedrale di Wittenberg. Lutero inizia anche una discussione epistolare con il Papa e cerca di convincerlo, però nel 1520 Lutero è dichiarato eretico e Leone lo minaccia con la scomunica e sfocerà nei decenni successivi in una vera e propria scissione nella cosiddetta riforma protestante. Nel 1534 nasceranno la Chiesa d'Inghilterra con il re Enrico VIII e negli stessi anni da Ginevra in tutta la Svizzera il calvinismo. Di Leone X restano nonostante questo anche testimonianze positive. È fedele all'inclinazione familiare al mecenatismo, sarà un grande promotore della cultura, dell'arte. Lui stesso era stato educato dal Poliziano, colto e raffinato. Sotto di lui la corte pontificia diventerà veramente un centro culturale di grande importanza, cultura umanistica a 360 gradi. Il suo famoso ritratto ad opera di Raffaello ci trasmette molto sulla sua personalità e anche sul suo gusto. Lui, pensate, metterà in salvo tutta la collezione di libri Medicea, lui la trasferirà a Roma dopo il 1494 e farà il ritorno a Firenze proprio negli anni in cui Giulio affida a Michelangelo la Biblioteca Laurenziana. Muore nel 1521 a 46 anni. Giulio aspira a succedergli, ma in conclave viene eletto Adriano di Utrecht, che diviene Papa Adriano VI. Era stato istitutore di Carlo V, che dal 1519 sappiamo che è imperatore. Giulio torna a Firenze, ma non passa molto tempo che Adriano VI, già nel 1523, muore improvvisamente. Qualcuno pensa addirittura a un avvelenamento. Era un papa un po' moralizzatore, nord europeo e poco incline al lusso, alle arti e sinceramente poco gradito. Giulio succede a Adriano VI e diviene papa col nome di Clemente VII. I contemporanei lo descrivono come un uomo assai sobrio rispetto al cugino Leone, modesto, misurato, anzi viene accusato anche d'avarizia, è di indole piuttosto malinconica. Alla corte papale sono finiti i tempi dei banchetti, dello sfarzo esagerato. Anche lui è però appassionato di arte e è un grande mecenate per l'educazione che ha ricevuto dallo zio Lorenzo il Magnifico. Ama in particolare la musica e alla caccia preferisce la letteratura. Quando è eletto sembra il papa ideale, è ancora giovane, è bello, è raffinato. La caratteristica che lo contraddistingue è la sua indecisione però, a tutti i livelli. Come mecenate di Michelangelo, soprattutto, ma anche in politica estera. Infatti le sue altalene continue tra il re di Francia e quello di Spagna costeranno care a Firenze, ma soprattutto a Roma. A Firenze, al palazzo di Via Larga, convivono due nuovi giovani rampolli, non proprio legittimi, nati entrambi nel 1511. Ippolito, il figlio naturale di Giuliano, il duca di Nemours, e Alessandro, che ufficialmente è figlio di Lorenzo, il duca d'Urbino, ma che gli storici attribuiscono allo stesso Clemente VII. Forse si dice nato da una relazione clandestina con una schiava straniera. Ippolito diverrà
cardinale, ma per il momento tutte e due, molto diversi tra loro per indole e carattere, sono tenuti al palazzo e controllati dal Papa Clemente VII, che pensa di nominare uno dei due signore di fatto di Firenze. Ufficialmente a livello europeo Clemente appoggia Carlo V d'Asburgo, ora imperatore di un vastissimo impero, compresa tutta la Toscana, ma le sue simpatie sono per tradizione con la Francia di Francesco I, e dopo la sconfitta di Pavia del 1525, in cui Francesco I è fatto prigioniero e condotto a Madrid, Clemente di nascosto si allea con i rivali degli Asburgo, la Francia, l'Inghilterra, Firenze e Venezia nella Lega Santa di Cognac, a cui partecipa anche il re Francesco I appena rilasciato. È in questo periodo che Giovanni delle Bande Nere, il figlio di Caterina Sforza e di Giovanni, figlio di Pierfrancesco del ramo cadetto dei Medici, combatte nelle fila dell'esercito pontificio. Machiavelli lo giudica come un eroe, l'unico capace di unire l'Italia. Proprio nel 1526 Giovanni sarà ferito alla gamba e morirà. È il padre di Cosimo, che diventerà Cosimo I il Granduca. Si vocifera che Clemente VII, vedendo in Giovanni l'unico erede legittimo dinastico dei Medici, l'avesse destinato proprio alle truppe pontificie per escluderlo dal potere politico, interessato com'era a mettere sul trono a Firenze altri personaggi. Carlo V è deciso a dare una lezione al Papa. Il suo esercito è nettamente superiore ed è formato dai famosi lanzichenecchi. Sono dei mercenari provenienti prevalentemente dal sud della Germania. L'imperatore fa assediare e attaccare Roma nel maggio del 1527, in quello che sarà ricordato come uno degli episodi storici più violenti. Sarà un vero massacro, il sacco di Roma. Il Papa si asserraglia in Castel Sant'Angelo, mentre in città esplodono saccheggi, violenze di ogni bassezza. La crudeltà dei soldati è particolarmente accesa, anche sostenuta da odio religioso. Roma è distrutta, saccheggiata, infatti non possiede un esercito in grado di difenderla. Quando i lanzichenecchi lasciano la città, in seguito al diffondersi di un'epidemia di peste di cui loro stessi sono vittime, a Roma la popolazione risulterà più che dimezzata, da circa 50.000 a 20.000. Da ricordare la partecipazione ai fatti narrata nella sua autobiografia da Benvenuto Cellini, il quale è con il Papa a Castel Sant'Angelo e si vanta di avere ucciso un uomo come cannoniere. La prima conseguenza del sacco di Roma è che a Firenze la fazione antimedicia e repubblicana, esasperata dalla politica di Clemente VII e inorridita da quanto è accaduto a Roma, insorge e caccia di nuovo i Medici dalla città. In pratica si ribella al potere di Clemente, che regna da Roma, ma anche all'imperatore Carlo V, che è comunque imperatore del Sacro Romano Impero, e si ribella anche alla presenza in città degli altri Medici, Alessandro, Ippolito e la piccola Caterina, i quali vengono cacciati nel maggio del 1527, subito dopo l'inizio del sacco di Roma, in seguito a una rivolta ordita da personaggi come Filippo Strozzi. Riconquistata la libertà, la nuova Repubblica Fiorentina nomina Niccolò Capponi gonfaloniere, poi sostituito dal Carducci. Viene designato alla difesa della città, come aveva insegnato Machiavelli, un esercito che è una milizia cittadina. Così vengono chiamati da tutti i quartieri, istruiti e organizzati, uomini di tutti i ceti, dal più ricco al più povero. È un momento veramente di grande patriottismo e fervore repubblicano a Firenze. Ci si prepara a uno scontro che sarà inevitabile. Michelangelo è in città e aderisce alla causa repubblicana, dedicandosi all'organizzazione della difesa cittadina. Pensate che rafforza bastioni, le mura, e che essendo ancora quelle trecentesche in alcuni punti sono antiquate contro le armi dal fuoco del Cinquecento. Le mura vengono così riprogettate, come dimostrano i disegni sopravvissuti di Michelangelo. Lavora in particolare al Forte di San Miniato, da Porta San Giorgio a Porta San Miniato, una zona molto strategica per la città. Intanto in città, tra epidemie di peste, quella del 1527, scontri tra varie fazioni, chi vuole trattare con i medici, chi invece decide di no, Clemente VII nel frattempo tratta con Carlo V. Clemente ha in mente di rimettere i medici a Firenze in tutti i modi possibili. Papa e imperatore si incontrano nel 1529 a Barcellona e stringono un patto che da una parte riconosce la supremazia di Carlo V in Italia,
e dall'altra garantisce il ritorno dei Medici a Firenze. Intanto con il Trattato di Cambrai, sempre nel 1529, Francesco I ritira le truppe dal suolo italiano e quindi Firenze non potrà contare neanche sull'aiuto della Francia. Firenze dovrà affrontare da sola le truppe di Carlo V e del Papa. L'assedio inizia nell'ottobre del 1529 e durerà fino all'agosto del 1530, 10 mesi in cui la popolazione resisterà con tutte le sue forze e sarà ridotta proprio allo stremo. Tutte le roccaforti della Repubblica cadono, Volterra, Prato, Pistoia, ma l'esercito dei fiorentini non si arrende e combatte contro le truppe imperiali e pontificie. Leader carismatico e capitano dell'esercito è Francesco Ferrucci, eroico combattente, più volte celebrato dalla storia in Italia, come antesignano dello spirito patriottico e indipendentista. Quindi già dal Risorgimento è un eroe, è citato anche nell'inno di Mameli ed è stato rivalutato molto in tempi recenti, ad esempio in epoca fascista, nel 1930, il quarto centenario dell'assedio. In città la gente però ha fame, si diffonde la peste, tanto che a agosto la città capitola e le truppe entrano in Firenze. Ci sono però accordi con Clemente VII affinché risparmi i ribelli repubblicani e mantenga le stesse istituzioni elettive. La città non subisce quindi la sorte di Roma e viene risparmiata. Clemente VII affida al governo della Repubblica Baccio Valori, però molti repubblicani vengono giustiziati, torturati, esiliati, come nel caso di Filippo Strozzi, che cercherà la protezione dei francesi per riorganizzare un attacco alla città. Michelangelo non si sente più al sicuro e si rifugia a San Lorenzo, protetto dal priore. Poi sarà perdonato dal Papa, così potrà finire le tombe di famiglia. Alla luce di quello che avverrà entro il 1534 è bene ricordare l'amarezza di Michelangelo, che esprime tutta la disillusione del repubblicano costretto a piegarsi al volere dei Medici. Tornarono i Medici non più da privati signori, ma col titolo ufficiale di duchi di Firenze. Fa il suo ingresso in città Alessandro, che a 20 anni si capisce sarà il Medici che ricoprirà il ruolo di governatore di fatto di Firenze e si vocifera che sia il figlio naturale del Papa. All'inizio è semplicemente a capo della Repubblica, ma nel 1532 Alessandro è nominato signore assoluto di Firenze e soprattutto lo Stato di Firenze è trasformato in un ducato, stabilito e sancito dall'imperatore Carlo V d'Asburgo e diventa praticamente un piccolo Stato assolutista e indipendente, almeno apparentemente. Alessandro ha un titolo ufficiale, è il primo duca di Firenze ed è anche il primo duca di Toscana a tutti gli effetti. È la legittimazione imperiale che i Medici, e Clemente non fa eccezione, hanno sempre cercato. L'imperatore scioglie ufficialmente tutte le istituzioni repubblicane. Alessandro è adesso un sovrano assoluto. A lui si deve la costruzione, per esempio, della fortezza di San Giovanni, opera di Antonio da San Gallo il Giovane, concepita proprio per stanziare le truppe dell'imperatore, ma che farà anche da carcere, soprattutto una fortezza che difende il duca dai nemici interni, non da quelli esterni, dato che ha la protezione dell'imperatore stesso. Clemente ha predisposto per lui un matrimonio importante che consoliderà il suo potere con Margherita, figlia naturale dell'imperatore, che avverrà nel 1536 a San Lorenzo. Un altro matrimonio importante che il Papa riesce a combinare è quello tra la giovanissima Caterina, figlia di Lorenzo, il duca d'Urbino, 14enne, con Enrico di Valois, che poi diventerà il re di Francia come Enrico II nel 1533. È un successo perché riesce a intessere rapporti anche con la corona francese. Intanto a Roma nel settembre del 1534 Clemente VII, che pensa di aver messo definitivamente al sicuro il potere della sua dinastia su Firenze, muore improvvisamente. Viene sepolto in Santa Maria sopra Minerva, dove si trova anche il cugino Leone X e dove è sepolto anche il Beato Angelico e Santa Caterina da Siena. A Firenze Alessandro è al potere, anche se deve fronteggiare la rivalità del cugino Ippolito, che nel frattempo è stato nominato cardinale da Clemente. Sono figure molto diverse. Alessandro è sicuramente odiato in città, è arrogante, ambizioso, è sanguinario e ha diversi vizi. Si concede più o meno lecitamente avventure con diverse donne, si racconta
che si mescola ai cittadini in incognito per ascoltare le loro lamentele e fare giustizia poi sommaria, e si dice che pratichi torture e violenze inaudite. Ippolito invece ha una fama un po' migliore e si presta a collaborare con gli esuli fiorentini repubblicani che gli chiedono di fare ambasciata all'imperatore sul comportamento di Alessandro, ma proprio mentre si reca a fare l'ambasciata vicino a Napoli, Ippolito improvvisamente muore. Il cugino del ramo popolano, Lorenzino, è un personaggio ambiguo, ma apparentemente complice di Alessandro. Inizialmente i due sono amici e complici di giochi e malefatte, tanto che è proprio Lorenzino che gli procura incontri amorosi e anche non leciti. Poi Lorenzino, ribattezzato Lorenzaccio, comincia a coltivare l'ambizione di ergersi al liberatore della Repubblica e pensa di sbarazzarsi di Alessandro, odiato da tutti. Cerca in questo modo di guadagnare lui stesso la fama e prenderne il suo posto. E ci riesce, sapete come? Riesce a conquistarsi la fiducia di Alessandro, e proprio grazie a questa fiducia che Lorenzino riesce ad attirarlo in una trappola. Organizza praticamente per lui un finto incontro amoroso con una donna che Alessandro desiderava da tempo, in piena notte nel suo palazzo a pochi passi dal palazzo di Via Larga. Il duca è nel buio, è spogliato e si trova senza armi, e lì c'è lo stesso Lorenzino che gli sferra un colpo di pugnale. È il 6 gennaio del 1537. All'inizio, quando il corpo viene ritrovato, si fa di tutto per nascondere questa morte, proprio per impedire un'imprevedibile rivolta della fazione repubblicana, ma il giudizio dei fiorentini su Lorenzino, anche dei repubblicani come Filippo Strozzi, che in un primo momento accolgono la notizia positivamente, è comunque negativo. Egli viene visto come un traditore, è un personaggio poco affidabile proprio per la sua fama, che aveva agito così solo per un regolamento di conti con il cugino. Lorenzino sarà ucciso dai sicari dello stesso Cosimo I 10 anni più tardi a Venezia. Pare che Cosimo lo considerasse l'ostacolo più pericoloso per il suo buon governo. Il Bruto di Michelangelo è commissionato e riadattato per il cardinale Ridolfi, tra i profughi repubblicani fuggiti da Firenze nel 1530. Lo sconcerto che seguono l'assassinio del duca Alessandro finisce per favorire il partito dei Palleschi, quindi dei Medici. Sono loro che caldeggiano la successione del giovane Cosimo, che ha soli 18 anni, essendo nato nel 1519. Figlio di Giovanni delle Bande Nere e di Maria Salviati, che ha trascorso tutti questi anni alla Villa del Trebbio, nascosto sotto la protezione della madre. Sarà lui a dare al vio alla monarchia dinastica e assoluta della famiglia Medici sul Granducato di Toscana, che durerà 2 secoli precisi e che riunirà per la prima volta i due rami della famiglia. Ma questo lo scopriremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!